Ciao ragazzi, in questo tutorial iniziamo a parlare della retta e della sua equazione, cioè ci proponiamo di trovare la condizione algebrica che devono soddisfare le coordinate di un suo generico punto. Cominciamo a trattare i casi più semplici. L'equazione della retta parallela all'asse y, cioè la retta verticale, l'equazione della retta parallela all'asse x, cioè la retta orizzontale, e l'equazione della retta passante per l'origine degli assi. Quest'ultimo caso ci permetterà di introdurre il concetto di coefficiente angolare di una retta, cioè quel coefficiente che ci fornisce la pendenza, cioè l'inclinazione della retta. Procederemo poi con la rappresentazione grafica di alcune rette di questi tre tipi e vi proporrò infine alcuni esercizi con le relative soluzioni. Cominciamo! Per capire come è fatta algebricamente l'equazione di una retta parallela all'asse y, proviamo a posizionare sul piano cartesiano alcuni punti, tutti allineati verticalmente. Se osserviamo qui a sinistra le coordinate dei punti appena posizionati sul piano cartesiano, ci accorgiamo che tutti hanno una caratteristica comune. Hanno tutti la stessa ascissa x, che nel nostro caso è uguale a 4. Ci accorgiamo infatti che tutti i punti hanno la stessa distanza dall'asse y, che è appunto di 4. Facciamo ora passare una retta verticale per i 4 punti. Ci accorgiamo che tutti i punti della retta hanno la stessa proprietà, cioè hanno l'ascissa uguale a 4. Dunque la condizione che caratterizza tutti i punti della nostra retta è che la loro ascissa sia uguale a 4, cioè x uguale a 4. Generalizzando quanto abbiamo appena detto, possiamo affermare che l'equazione di una retta verticale è del tipo x uguale a k, dove k è un qualsiasi numero reale. Ad esempio, con k uguale a 1 abbiamo la retta x uguale a 1. Infatti la distanza di ogni punto della retta dall'asse y è di un quadretto. Se poi facciamo variare k uguale a 2, k uguale a 3, k uguale a 4, otteniamo tutte rette verticali i cui punti distano dall'asse y k quadretti. Possiamo anche dare a k il valore 0 e otteniamo l'equazione dell'asse y, che è x uguale a 0. Oppure, per k negativo, abbiamo delle rette verticali a sinistra dell'asse y. Assegnando poi a k qualsiasi valore reale, abbiamo tutte le rette verticali. Riepilogando, l'equazione di una retta parallela all'asse y è x uguale a k. Attenzione a non farvi ingannare perché la retta x uguale a un numero è parallela all'asse y e non all'asse x, come si potrebbe erroneamente pensare. Passiamo ora alle rette orizzontali. Ragionando come in precedenza, cioè posizionando alcuni punti sul piano cartesiano tutti allineati orizzontalmente e osservando le loro coordinate, ci accorgiamo che tutti hanno la stessa ordinata y. Facendo passare per questi punti una retta orizzontale, si può notare che tutti i punti di questa retta hanno la stessa ordinata, che è, nel nostro caso, y uguale a 2. L'equazione y uguale a 2 rappresenta dunque tutti i punti della retta in esame. Infatti tutti i punti di questa retta hanno distanza dall'asse x uguale a 2 quadretti. Passiamo ora al caso generale. Per quanto detto in precedenza, possiamo affermare che l'equazione di una retta orizzontale è del tipo y uguale a k, dove k è un qualsiasi numero reale. Ad esempio, se k è uguale a 1, abbiamo la retta y uguale a 1, i cui punti distano tutti un quadretto dall'asse x. Se facciamo variare il valore di k uguale a 2, k uguale a 3, k uguale a 4, k uguale a 5 e così via, otteniamo tutte rette parallele all'asse x. Per k uguale a 0 otteniamo l'equazione dell'asse x che è y uguale a 0 e per k negativo otteniamo rette al di sotto dell'asse x. Assegnando poi a k qualsiasi valore reale otteniamo tutte le rette orizzontali. Anche in questo caso voglio farvi notare che una retta di equazione y uguale a un numero è una retta parallela all'asse x, anche se nella sua equazione compare la variabile y. Perciò y uguale a un numero
è una retta orizzontale. Vediamo ora con alcuni esercizi come si rappresentano graficamente le rette trattate sul piano cartesiano. Iniziamo dal seguente esercizio. Dobbiamo rappresentare sul piano cartesiano queste tre rette. L'equazione delle tre rette è del tipo x uguale ad un numero ed è dunque l'equazione di una retta verticale. Iniziamo con la prima retta, la retta blu, x uguale a 3. Per disegnarla, posizioniamo il punto di ascissa 3 sull'asse x. Da questo punto tracciamo poi una retta verticale. Per rappresentare la seconda retta di equazione x uguale a meno 4, posizioniamo il punto di ascissa x uguale a meno 4 sull'asse x e facciamo passare per esso la retta verticale. L'equazione x uguale a 0, infine, non è altro che l'equazione dell'asse y. Infatti, posizioniamo il punto di ascissa 0 sull'asse x e tracciamo la retta verticale. Otteniamo, come già detto, l'asse y. Riassumendo, per rappresentare una retta verticale di equazione x uguale a k, si posiziona sull'asse x il punto di ascissa k e poi si traccia la verticale. Per le rette orizzontali si procede in modo analogo. Data l'equazione y uguale a k, si posiziona il punto di ordinata k sull'asse y e poi si traccia la retta orizzontale. Vediamolo con alcuni esempi. Per rappresentare la prima retta di equazione y uguale a 2, si posiziona il punto di ordinata 2 sull'asse y e poi si traccia la retta orizzontale. Per rappresentare la retta di equazione y uguale a meno 5, si posiziona il punto di ordinata meno 5 sull'asse y e poi si traccia la retta orizzontale. Ed infine, l'equazione y uguale a 0 è l'equazione dell'asse x. Posizioniamo il punto di ordinata uguale a 0 sull'asse y e tracciamo la retta orizzontale. Consideriamo ora il caso di una retta passante per l'origine e non parallela agli assi cartesiani. Per determinare la sua equazione, dobbiamo stabilire, preso un qualsiasi punto P sulla retta, il legame esistente tra l'ordinata y di P e l'ascissa x di P del punto stesso. Possiamo notare che, mentre l'ascissa e l'ordinata di P variano al variare della posizione di P sulla retta, il rapporto tra l'ordinata e l'ascissa di P rimane costante qualunque sia la posizione di P sulla retta. Facciamo qualche esempio. Nel caso rappresentato in figura, la y del punto P è di un quadretto, mentre la x del punto P è di due quadretti. Dunque, il rapporto tra l'ordinata di P e l'ascissa di P è di 1 fratto 2, cioè un mezzo. Qui in basso ho riportato i calcoli che ci hanno portato a questo risultato. Muoviamo ora il punto P sulla retta e posizioniamolo ad esempio qui, nel punto di ascissa 4 e di ordinata 2. Come possiamo notare, la y di P è 2 e la x di P è 4. Però il rapporto 2 fratto 4 è ancora un mezzo, come mostrato nei calcoli qui in basso. Muoviamo ancora il punto P e posizioniamolo ad esempio qui, nel punto di ordinata 3 e di ascissa 6. L'ordinata e l'ascissa di P sono dunque variate ancora perché sono rispettivamente di 3 e di 6, però il loro rapporto 3 fratto 6 è ancora un mezzo, come mostrato nei calcoli qui in basso. Potremmo procedere all'infinito, muovendo P lungo la retta, ma il rapporto tra la y di P e la x di P rimarrebbe sempre costante. Questo rapporto fra l'ordinata e l'ascissa di un punto P appartenente a una retta che passa per l'origine ci dà un'informazione ben precisa sull'inclinazione della retta e viene detto coefficiente angolare della retta. Solitamente viene indicato con la lettera m. Se ora, dato una retta passante per l'origine, scriviamo m come rapporto tra la y e la x di un suo generico punto e risolviamo questa uguaglianza rispetto alla y, troviamo y uguale a mx, che è proprio l'equazione di una retta passante per l'origine. Voglio inoltre far notare che quanto è stato detto vale qualunque sia l'inclinazione della retta. Ad esempio, in questo caso, preso un punto P sulla retta, si può notare che la sua ordinata e la sua ascissa sono sempre uguali.
e quindi il coefficiente angolare dato da yp fratto x di p è uguale a 1. Ad esempio qui abbiamo 5 fratto 5 uguale a 1. Qui abbiamo 3 fratto 3 che è ancora uguale a 1. La retta in esame ha dunque coefficiente angolare uguale ad 1 e la sua equazione è y uguale a x. Questa retta è detta bisettrice del primo e del terzo quadrante. In quest'altro caso possiamo notare invece che la retta è decrescente. Dunque la y di p è negativa, mentre la x di p è positiva. Se facciamo il rapporto, y di p è meno 3, x di p è più 3 e dunque meno 3 fratto 3 fa meno 1. Il coefficiente angolare di questa retta è uguale a meno 1 e dunque la sua equazione è y uguale a meno x. Questa è l'equazione della bisettrice del secondo e del quarto quadrante. Nel prossimo video tutorial tratteremo in maniera più dettagliata il significato di coefficiente angolare e parleremo anche dei valori più caratteristici che esso può assumere. Ora però cerchiamo di rappresentare graficamente alcune rette passanti per l'origine. Ci proponiamo di rappresentare sul piano cartesiano 4 rette le cui equazioni sono riportate qui a lato. Come possiamo notare sono presenti coefficienti angolari interi, positivi e negativi e anche coefficienti angolari frazionari positivi e negativi. Iniziamo a rappresentare la prima retta, quella blu. Per farlo utilizziamo questa tabellina a T. Assegniamo due valori casuali alla x, nel nostro caso lo 0 e l'1, e calcoliamo il valore di y corrispondente. Se x è uguale a 0, la y è data da 2 per 0 ed è quindi uguale a 0, mentre se la x è uguale a 1, la y corrispondente è data da 2 per 1, cioè 2. Rappresentiamo ora sul piano cartesiano i due punti di coordinate 0, 0 e 1, 2. Come possiamo notare qui in basso, 0, 0 è l'origine del sistema di riferimento e poi abbiamo il punto 1, 2 che è questo. La retta che passa per questi due punti è la retta di equazione y uguale a 2x e questa è la sua rappresentazione grafica. Passiamo ora alla rappresentazione della seconda retta di equazione y uguale a meno 3x. Siccome il coefficiente angolare è ancora intero, possiamo sempre sostituire alla x i valori 0 e 1. Sostituendo lo 0 abbiamo che y è uguale a meno 3 per 0 ed è dunque uguale a 0. E sostituendo l'1 abbiamo che la y è uguale a meno 3 per 1 e dunque è meno 3. Rappresentiamo ora i punti di coordinate 0, 0 e 1, meno 3 sul piano cartesiano. Eccoli. 0, 0 è sempre l'origine e 1, meno 3 è questo punto. Tracciando la retta per questi due punti abbiamo la rappresentazione grafica della retta di equazione y uguale a meno 3x. Eccola. Procediamo ora con la rappresentazione della retta y uguale a 3 quarti x. In questo caso il coefficiente angolare è frazionario, dunque i numeri più comodi da sostituire sono lo 0 e il 4. 4 è il denominatore del coefficiente angolare. In questo modo la y corrispondente a x uguale a 0 è sempre 0, poiché 3 quarti per 0 fa 0, mentre la y corrispondente a 4 è data da 3 quarti per 4, i 4 si semplificano e abbiamo y uguale a 3. Ci tengo a precisare che quando il coefficiente angolare è frazionario è sempre meglio sostituire lo 0, che è sempre un numero comodo nelle sostituzioni, e il denominatore, poiché se la x è uguale al denominatore si possono semplificare questo termine con il denominatore del coefficiente angolare e il risultato è il numeratore della frazione. Rappresentiamo ora sul piano cartesiano i punti di coordinate 0, 0 e 4, 3. Come al solito 0, 0 è l'origine e il punto 4, 3 è questo. Facendo passare la retta per questi due punti, otteniamo la rappresentazione grafica della retta di equazione y uguale a 3 quarti x. Rappresentiamo infine l'ultima retta con coefficiente angolare meno 2 quinti. Per farlo sostituiamo alla x i valori 0 e 5. Il 5 è stato scelto perché il denominatore del coefficiente angolare è appunto 5.
Dunque, sostituendo x uguale a 0 abbiamo y uguale a 0 e sostituendo x uguale a 5, dopo la semplificazione abbiamo y uguale a meno 2. I due punti da rappresentare sono dunque il punto 0, 0, cioè l'origine, e il punto di coordinate 5, meno 2. Eccolo. Congiungendo i due punti otteniamo la rappresentazione grafica della retta di equazione y uguale a meno 2 quinti x. Nel prossimo video tutorial vedremo un metodo più rapido che ci permetterà di rappresentare le rette anche senza svolgere questi calcoli. Per ora ti lascio questi esercizi di rappresentazione grafica. Se vuoi puoi rappresentare 4 rette su ogni piano cartesiano rispettando i colori indicati. Ci vediamo nel prossimo video tutorial per le soluzioni. Vi aspetto. Ciao!